Montevideo, capitale dell'Uruguay, è la città dove cercare la verità su molte vicende ancora non del tutto chiarite. A Montevideo vi sono due ville, una volta collegate da un trenino personale. Una apparteneva a Licio Gelli, l'altra ad Umberto Ortolani. A Montevideo è la lista della P2, quella vera. Nel 1998 viene sequestrato il testamento olografo di Licio Gelli, quasi 90 miliardi di lire, ed una mappa per ritrovare i 163 kg di lingotti interrati nei vasi della sua villa Wanda ad Arezzo. Ma il vero tesoro è in Sud America, 172.000 ettari in Paraguay, 2 fattorie in Uruguay, 181 brillanti e mobili di pregio, depositi di denaro, 4 palazzi in Uruguay, 2 fazende con una piantagione di aranci in Brasile, 30 ettari edificabili in Argentina e la splendida villa Espalmador a Villefranche-sur-Mer, del valore di 16 miliardi di lire. Tra le disposizioni, un ordine. L'archivio del mio materiale massonico e della loggia P2 deve essere conservato in raccoglitori. Quella documentazione vale più di tutto il resto. «12 marzo 1981. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano, Giuliano Turone, firma una comunicazione giudiziaria ed ordini di perquisizioni domiciliari a carico di Licio Gelli. Gelli è indiziato del reato di estorsione continuata in concorso con Michele Sindona, Giuseppe Miceli Crimi, Joseph Macaluso, John Gambino ed altri. I magistrati Turone e Gerardo Colombo sono titolari dell'inchiesta scaturita dal falso rapimento inscenato da Michele Sindona, avvenuto fra il 2 agosto e il 16 ottobre 1979, nel corso del quale il bancarottiere mafioso ha rivolto al potere politico ricattatori e pressioni, minacciando di rendere nota la lista di 500 correntisti, personaggi in vista della finanza e della politica, per conto dei quali ha trasferito clandestinamente in banche svizzere i depositi, preservandoli dal crack della sua banca privata finanziaria e minacciando di rivelare i nomi delle società estere costituite dalla sua banca per conto di alcuni partiti politici. Trovare la lista dei 500 esportatori clandestini di capitali sarebbe utilissimo all'inchiesta e per questo viene disposta la perquisizione dei recapiti noti di Licio Gelli. Il nome di Gelli è emerso durante l'interrogatorio di Giuseppe Miceli Crimi. Crimi è tante cose. Un massone della famiglia di Piazza del Gesù, con collegamenti con la massoneria americana e con la mafia d'oltreoceano. Inoltre è il medico personale di Sindona che si è prestato a sparargli a una gamba per corroborare la tesi del rapimento. È inoltre un consulente della polizia, senza che nessuno straccio di curriculum ne abbia mai attestato le qualifiche. E secondo Stefano Bontate, il famoso capomafia che aveva ospitato Sindona in Sicilia, Crimi era un agente della CIA, uno spione a cui nulla andava detto. Viene interrogato perché nel suo viaggio italiano era transitato da Arezzo e ad Arezzo era la casa di Licio Gelli, il cui numero riservato compariva nell'agenda di Sindona come titolare della ditta Giole. Nell'interrogatorio Crimi asserisce che ad Arezzo vi sia il suo dentista, ma non viene ovviamente creduto. Il compito di eseguire le perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Gelli viene affidato dai magistrati, non già come d'uso agli ufficiali di polizia delle località in questione, Arezzo e Castiglionfibocchi, ma ad ufficiali del nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano. Una cautela adottata dai magistrati milanesi per eludere possibili interferenze sull'operazione. Da tempo circolano voci e indiscrezioni secondo cui
alti ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia abbiano aderito alla loggia massonica segreta di Gelli. Sono le 9 del 17 marzo quando la Guardia di Finanza si presenta a Villa Wanda, ad Arezzo, e alla ditta Giole a Castiglion Fibocchi. Il custode di Villa Wanda dice di non averne le chiavi e viene convinto ad aprirla solo da una telefonata della figlia di Gelli, Maria Grazia, quando sono ormai le 14:30. Anche a Castiglion Fibocchi, negli uffici della Giole, la segretaria Carla Venturi afferma di non possedere le chiavi della scrivania del venerabile, né quelle della cassaforte, che vengono però rinvenute dai finanzieri in un mobile portatelefono. La cassaforte viene aperta e dall'interno viene rinvenuto un elenco di nominativi, quella che verrà definita la lista P2. In realtà, curiosamente, la documentazione più interessante non è lì, nella cassaforte, ma in una valigia. Se la Guardia di Finanza avesse sequestrato solo il materiale della cassaforte, il dato conosciuto agli investigatori sarebbe stato solo quello relativo all'appartenenza ad una loggia massonica di un certo gruppo di eminenti personalità. Invece, la valigia contiene numerose buste sigillate, con nastri adesivi trasparenti e siglati, probabilmente da Gelli, cartellette con documenti, rubriche con schede alfabetiche ed elenchi nominativi, lettere di Gelli, un'istanza di affiliazione e giuramento alla P2, ricevute di quote versate ed altri documenti. Vi sono fascicoli intestati Accordo finanziario Flaminio Piccoli Rizzoli, Rizzoli Calvi, Accordo riservato Calvi Pesenti stipulato a Zurigo, contratto Eni Petronim, un appunto UBS Lugano, conto corrente 633 369, protezione, numero corrispondente all'onorevole Claudio Martelli per conto di Bettino Craxi, presso cui in data 28/10/1980 è stato accreditato da Calvi per la sigla dell'accordo con l'Eni la somma di 3 miliardi e mezzo. Vi sono documenti relativi alla restituzione del passaporto a Roberto Calvi, il rapporto della Banca d'Italia sull'ispezione dell'Ambrosiano con la denuncia per reati valutari, una memoria che comincia con questa frase: il caso Calvi è da considerarsi il più clamoroso ed inquietante degli ultimi tempi, sia perché legato a numerose operazioni di Sindona e sia perché, ed in modo particolare, ad affari trattati per conto del Vaticano. Nella valigia vi è persino un comunicato delle Brigate Rosse relativo all'omicidio del giornalista Walter Tobagi. Infine, una serie di appunti intestati a Calvi, Sindona, Di Donna, Berlusconi, Anna Bonomi Bolchini, Ortolani. Nelle buste sigillate, i finanzieri troveranno documenti dei servizi segreti, classificati, riservato o segreto. Ma perché mettere la documentazione più rilevante in una valigia? La risposta è semplice: perché Gelli si preparava a spostare i documenti in Uruguay. Quindi sapeva che stavano arrivando a lui e si stava preparando. Aveva avuto sentore che per lui il vento era cambiato già negli ultimi 2-3 anni. Innanzitutto, il Gran Maestro dell'Oriente d'Italia, Salvini, era stato messo sotto processo dalla massoneria americana e costretto, cosa mai avvenuta, ad interrompere anticipatamente il suo mandato nel 1979. E poi i servizi avevano consegnato a Mino Pecorelli un'informativa del Cominform su Gelli, perché il giornalista ne facesse uso, segno dell'incrinatura del potere gelliano proprio in quello che era stato il suo fortino, i servizi segreti. Così come è nel 1979 che appare la figura di Francesco Pazienza, uomo dei servizi legato ad ambienti internazionali, che sembra ricoprire nei confronti del Gelli un ruolo poco interpretabile, vicario o successore. E nel caso fosse da intendersi come successore, si tratterebbe di una successione accettata o di una successione imposta al venerabile Licio? È quasi come se la loggia P2 si stesse muovendo a tratti autonomamente rispetto alla volontà di Gelli. Così, l'intervista rilasciata da quest'ultimo a Maurizio Costanzo nel 1980, dove dichiara di voler diventare un burattinaio, sembra avere i connotati
del tentativo di ristabilire l'integrità del proprio potere verso chi internamente lo sta mettendo in dubbio, dopo anni di onorata attività. E Gelli aveva iniziato a costruirsi forse un'alternativa all'Italia come centro di potere, tramite la costituzione della cosiddetta Loggia Monte Carlo e con la duplicazione dell'archivio personale portato nella residenza uruguaiana. E quella valigia conteneva una tranche di tale trasbordo documentale. Al momento delle perquisizioni, Gelli si trova all'estero e dalle ore 13:16 chiama la segretaria, Carla Venturi, alla Giole. La signora Venturi parla a monosillabi, ma il telefono è stato posto sotto controllo e la conversazione tra i due viene registrata. In realtà è la seconda telefonata fra i due perché la prima è sfuggita alle intercettazioni. Sempre le stesse condizioni? Sì, mi dia del tu e mi chiami papà, ha capito? Perché io ho bisogno che quella gente non portino via nulla, perché non essendoci nessun avvocato. Ora io sto parlando col professore e che la cassaforte non può essere aperta se non ci sono io e loro non la possono aprire e non possono portare via nulla se non ci sono io presente. Quindi lei non deve essere presente lì, perché io sto aspettando delle risposte in quanto quello che fanno è un arbitrio. Ma io come faccio, papà, a venire su? Ha capito com'è? Ora, perché loro stanno inventariando? Sì. Perché le hanno detto che loro portano via? Sì. Hanno chiesto ancora di me? No. Ci sono ufficiali o marescialli, mi dica. I secondi. Ho capito. Non sono di Arezzo. No. Ho capito. Senta, allora, bisogna vedere cosa c'è scritto sul mandato e bisognerebbe che lei in questo momento... Io la farò chiamare dal giudice. Hanno ancora molto tempo loro? Ma io penso che siano quasi... Ma non può andare giù, per favore. Nella cassaforte, quindi, vi è una lista di 962 nomi, oltre ad una cartella intestata Generale Alexander Haig, contenente corrispondenza fra Gelli e Philip Guarino. Il colonnello della Guardia di Finanza Bianchi, che coordina le operazioni, viene informato che il comandante generale della Guardia di Finanza, Orazio Giannini, lo ha cercato e Bianchi lo richiama. Da dove chiami? Chiamo dal radiotelefono. Per favore, chiamami da un telefono comune, perché ti debbo dire una cosa riservatissima. Intanto, alle 16, a Villa Vanda, chiama Licio Gelli, che parla col suo avvocato, De Filippi, il quale lo rassicura. Questi signori sono molto gentili, molto corretti, stai completamente tranquillo. E gli passa il maggiore della Guardia di Finanza, Cencioni, responsabile della perquisizione a Villa Vanda. Gelli dice al maggiore Cencioni che si trova a 22.000 km di distanza. Il maggiore fa presente che in villa vi sono alcune camere chiuse e Gelli acconsenta che queste vengano aperte, anche con la forza. Dopo il conciliante esordio, Gelli dice: «Solo c'è una cosa, maggiore. Quei documenti, sui documenti, guardate solo quelli attinenti a quello che loro indicano lì. Lei sa bene che io dirigo una certa organizzazione. Sì, ma non ne abbiamo trovati, quindi non so, ma noi non ne abbiamo trovati nessun tipo di documenti. Quindi... Ah, bene, dei documenti ci sono, certi elenchi che riguardano la mia organizzazione. Sa bene che lì non si può violare, c'è la libera associazione, una cosa normale, va bene. La ringrazio, maggiore. Ma quei documenti a Villa Vanda, la cui presenza viene confermata dallo stesso Gelli, non vengono cercati. Ed in una telefonata delle 18:50, sempre a Villa Vanda, Gelli, parlando col custode, ottiene le rassicurazioni che cercava. I finanzieri non hanno trovato i documenti, che sono i veri completi elenchi degli affiliati alla Loggia P2. Allora, senti, quante porte erano chiuse? Erano chiuse, signor commendatore, la camera della signora Grazia, in soffitta erano chiuse altre 2 porte e quella lì. Le hanno rotte tutte? No, mi ci sono messo davanti e tanto ho fatto che quelle lì non le ho fatte rompere. Ah no? No, solo la porta degli ospiti. Ah, quella lì davanti al bagno? Sì, quella davanti al bagno. Ho capito. Delle altre nessuna toccata.
Ho capito. Le altre non le hanno toccate nemmeno? Nemmeno. Niente. Non hanno portato via nemmeno un pelo da qui. Ore 19. Da un apparecchio del gruppo Guardia di Finanza di Arezzo, il colonnello Bianchi ritelefona a Roma al comandante generale Orazio Giannini. Ti debbo comunicare che hai trovato degli elenchi. Ci sono anch'io in tali elenchi. Statti accorto che ci sono anche i massimi vertici dello Stato. Stai attento che il corpo si inabissa. Gelli però ha capito che si è sparsa la paura e torna ad Arezzo 2 giorni dopo. Nella lista trovata a Castiglion Fibocchi, oltre al Giannini, tessera numero 832, sono presenti 2 ministri, tra cui Enrico Manca, e 5 sottosegretari, 33 parlamentari, 12 generali dei carabinieri, 5 generali della Guardia di Finanza, 22 generali dell'esercito italiano, 4 generali dell'aeronautica, 8 ammiragli, molti magistrati e funzionari di Stato, nomi noti come Silvio Berlusconi, Angelo Rizzoli, Maurizio Costanzo, Vittorio Emanuele di Savoia, Leonardo Di Donna, presidente dell'ENI, l'onorevole Pietro Longo, Duilio Poggiolini, Massimo De Carolis, Roberto Calvi, Michele Sindona, Mino Pecorelli, Claudio Villa, Umberto Ortolani, il generale del Sismi Santo Vito, il generale Vito Miceli, il generale Giovanni Allavena, il principe Agliata di Montereale, Luigi Bisignani, Antonio Labruna, il generale argentino Lopez Arrega, Gianadello Maletti, il generale argentino Edoardo Massera, Alighiero Noschese, Fabrizio Trecca, Musumeci, Federico Umberto D'Amato e il giornalista Mario Tedeschi. La pubblicazione dei 962 nomi di aderenti o presunti aderenti alla loggia massonica P2 guidata da Licio Gelli ha provocato prese di posizione, smentite, incredulità. I nomi sono tanti e qui vedete l'elenco diramato dalla agenzia ANSA. Un elenco che comprende nomi con a fianco numeri di tessera e date di iscrizione e quote pagate. Un enorme scandalo, risoltosi quasi nel nulla molti anni dopo. La loggia segreta P2 di Licio Gelli non cospirò contro lo Stato e quindi tutti assolti gli imputati per il reato più grave, quello appunto di cospirazione politica mediante associazione. Il processo di primo grado sulla loggia P2 si è così concluso con un verdetto che capovolge le conclusioni della commissione parlamentare. Secondo la commissione diretta da Tina Anselmi, al vertice della piramide vi era Licio Gelli, ma sopra vi era un'altra piramide, rovesciata. Un anno dopo, nel 1982, Gelli desidera essere riammesso alla massoneria, da cui è stato espulso. A tale scopo incontra il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Ennio Battelli. Questo è l'elenco P2, dice, lasciando sul tavolo un grosso faldone. Battelli inizia a sfogliare le pagine. Il suo volto inizia a trasformarsi in una smorfia di preoccupazione. Richiude il fascicolo e dice: «Io questo non l'ho mai visto, riprendilo». Battelli confidò poi che in quel fascicolo vi erano migliaia di nomi e che vi erano nomi che non avrebbe mai riferito. Gelli propose lo stesso scambio, vera lista P2, in cambio del rientro in massoneria, anche al successore di Battelli, Giuliano Di Bernardo, ma anche quest'ultimo rifiutò. L'Italia ha cercato più volte di entrare nel possesso delle carte di Gelli in Uruguay, senza ottenere successo, anche cercando di scambiarle con soldi o situazioni collaterali. Il vero elenco, secondo alcuni testimoni, conteneva almeno 2500-3000 nomi, anziché i 962 ritrovati a Castiglion Fibocchi. Al processo sulla strage di Bologna, nel giugno del 2021, l'ormai 86enne Mario Grillandini, ex agente del Sismi, ha testimoniato come da subito il Sismi si mosse per recuperare le carte gelliane in Uruguay. Ma la missione, denominata Minareto, fu un totale fallimento, visto che gli venne riferito come la documentazione fosse già stata esaminata e sfrondata dalla CIA, che aveva lasciato qualcosa agli uruguaiani. Non c'era niente di eclatante in questi
almeno da quello che mi risulta, io non li ho visti, la scrematura l'aveva fatta la CIA. La cosa grave che emerge da questa deposizione è come la missione Minareto non fosse mai stata portata a conoscenza della commissione Anselmi, che avrebbe potuto richiedere la documentazione sequestrata alla CIA. Lo stesso Gelli avrebbe confidato che la vera lista e i documenti erano a Villa Vanda e che lui, ad aprile del 1981, aveva predisposto 20 pacchi spedendoli in Uruguay. Poi avrebbe distrutto tutto, ma visto il suo testamento del 1998, pare che gli originali siano stati mantenuti e che alla CIA siano andate solo delle copie. Di Montevideo era il piccolo José Garramon. Abitava vicino alla casa di Umberto Ortolani. José venne travolto in un incidente stradale, non in Uruguay, ma a Roma, nel 1983. A guidare il furgone che lo travolse era Marco Fassoni Accetti. Ma questa è la prossima storia.